Ciao Gnari, sono qui oggi per fare un po' di chiarezza con questo ultimo video che voglio dedicare all'Ariete Pizza in 4 minuti. Abbiamo fatto un percorso per arrivare ad ottenere il massimo dei risultati con delle modifiche poco invasive del nostro fornetto. Avremmo potuto fare cose molto più complicate, spostare la resistenza sotto sopra, togliere il fusibile, tante cose. Si è parlato di tante cose, ho ricevuto tantissime domande, ma io ho voluto portarvi a ottenere il massimo secondo il percorso che ho seguito io, perché da quanto è arrivato questo fornetto anche io sono stato estremamente contento dei risultati che ho ottenuto in maniera molto graduale. Quindi, per fare un po' di chiarezza, facciamo un attimo il punto della situazione per arrivare poi al consiglio definitivo per la cottura con il fornetto modificato. Siamo partiti con il fornetto così come consegnato, nuovo e non modificato, e abbiamo notato che per cuocere la pizza erano necessari 3 minuti e mezzo / 4, e già il risultato in confronto a una pizza cotta nel forno di casa era estremamente migliore. Però ho provato a accorciare i tempi di cottura, quindi nel secondo video che ho preparato ho cercato di ottenere una temperatura maggiore del fornetto, raggiungendo anche i 400 gradi, per ridurre i tempi di cottura. Ma questo non era un risultato ottimale, in quanto aumentando i gradi del fornetto e quindi anche della pietra refrattaria abbiamo ottenuto due tipi di risultati. Il primo è quello di ridurre il tempo di cottura della pizza, ma purtroppo abbiamo ottenuto una biscottatura eccessiva della parte inferiore, perché la refrattaria, quando va oltre i 360 gradi, brucia la pizza emettendo un calore in maniera molto violenta, e quindi il risultato non era dei migliori. A questo punto, per ottenere il massimo, l'unica era cambiare la pietra refrattaria sostituendola con un biscotto in terracotta, e abbiamo cambiato con il biscotto della Fiesoli, e qui abbiamo ottenuto sicuramente il massimo in questo momento. Quindi abbiamo ottenuto che la cottura è stata ridotta a 2 minuti, 2 minuti e mezzo, e abbiamo anche ottenuto un fondo molto morbido, quindi per avvicinarci al massimo a quello di una cottura in forni molto più costosi e professionali. Avete visto nell'ultimo video che ho fatto, quello in cui ho sostituito la pietra, che la pizza è uscita con un bel cornicione ben cotto e con la parte inferiore non biscottata e molto morbida. Quindi vorrei andare ora, completato diciamo questa scalata, questo excursus, a darvi il consiglio finale per la cottura con il fornetto cui avete apportato tutte e due le modifiche che ho consigliato nei video precedenti. Concludendo, quindi, per ottenere la migliore cottura della pizza con il forno, con le modifiche, il mio consiglio è il seguente: portate il termostato già starato sul 4,5 4,6 per raggiungere una temperatura della pietra refrattaria di 380-390 gradi. A quel punto infornate velocemente la pizza e mettete il termostato al massimo per 2 minuti, 2 minuti e mezzo. Per non bruciare la pizza nella parte superiore, visto che ormai possiamo dimenticarci del problema e della preoccupazione di biscottare la parte inferiore, il consiglio è quello di girare la pizza dopo circa 1 minuto e 45, 2 minuti, per avere una cottura omogenea. Con questa modalità di cottura sono sicuro che riuscirete ad ottenere delle pizze gradevoli sia al gusto ma anche alla vista, che a moltissime persone interessa, perché tutti cerchiamo un po' con questa passione di avvicinarci alla cottura della pizza napoletana. Dopo questa breve chiacchierata, con la quale ho voluto un po' dirimere tutti i dubbi che sono emersi dalle domande che mi avete fatto sotto i vari video, perché ho notato che molti guardavano magari solo un video senza guardare quelli precedenti, e quindi era difficile un po' comprendere il percorso che abbiamo fatto, non voglio però lasciarvi a bocca asciutta e voglio farvi vedere un'ultima modalità di cottura di una cosa che a me piace molto, soprattutto quando magari mi avanza un paniello e non ho voglia di fare un'altra pizza, o magari lo congelo come in questo caso, quindi l'ho congelato per un paio di giorni dopo l'ultima pizzata. Voglio farvi vedere che in questo fornetto possiamo cuocere anche un simil panuozzo napoletano, che a me piace moltissimo e che consiglio a tutti voi di provare. Andiamo a vedere com'è. Questo era il nostro panetto congelato che ho scongelato questa mattina, eccolo qua. Ok, forno temperatura, forniamo. Eccolo qua.
Eccoci qui, abbiamo visto quindi che il nostro fornetto è adatto a cuocere non solo la pizza, con risultati più che buoni per il prezzo che abbiamo speso per l'acquisto, ma è in grado anche di cuocere qualcos'altro. Io non sono naturalmente un cuoco né sono un esperto, ma mi andava di condividere con voi queste scoperte, come anche quella del panuozzo napoletano, che secondo me è molto buono, molto croccante e permette una cena diversa con qualche panozzo paniello avanzato da altre pizzate. Non mi resta a questo punto che ringraziarvi, salutarvi, alla prossima!